Nel caso in cui non conosciate Mystery Schools, non vi biasimo, perché fino a pochissimo tempo fa anche io non avevo idea di chi o cosa fosse. In ogni caso, si tratta di un progetto musicale indie rock elettronico centrato attorno alla figura del DJ e cantante Louis Dubout. Ma in ogni caso oggi non siamo qui per parlare di lui o della sua musica nello specifico, bensì dei video animati a contorno di alcuni suoi brani, i quali in verità sono pure video ufficiali delle canzoni stesse in un certo senso, dal momento che sono stati commissionati dallo stesso Dubout a Mystery Ben, l'animatore che li realizza insieme a un team allargatosi sempre più nel corso degli anni. Tali video sono andati a formare una vera e propria storia, ancora in corso, con tanto di misteri, colpi di scena e teorie a essa collegate. Andremo dunque con ordine per spiegare ciò che di principale c'è da sapere sulla lore di Mystery Schools Animated. Raccomando assolutamente di guardare i video musicali prima di proseguire. Se lo avete già fatto, molto bene. Si inizia con Ghost, uscito nel 2014, che in verità era stato concepito come progetto stand-alone, prima che l'enorme riscontro di pubblico facesse decidere di crearne una vera e propria serie di video musicali. Parte tutto con 3 persone su un furgone, che forse vi appariranno un poco familiari. Si tratta dei Mystery Schools, e ti pareva, un gruppo di autoproclamatosi investigatori del paranormale che sono una chiarissima parodia di Scooby-Doo. E in effetti la prima parte del primo video sembra voler fare proprio questo, parodizzare Scooby-Doo, almeno fino alla tragica seconda parte più il continuo. Ma non corriamo. Questa Scooby Gang di contrabbando è formata da 3 individui. Nel presente almeno. C'è Vivi, la ragazza che sembra una Velma di colore blu, appassionata dell'horror, che con questo suo hobby sta certamente vivendo il suo sogno. Poi c'è Arthur, ossia Shaggy, un amico che partecipa a queste scorribande paranormali in maniera riluttante. Con un po' di attenzione è possibile notare una certa particolarità di lui. Il braccio sinistro è meccanico, vale a dire che ha a tutti gli effetti una protesi e che dunque ha perso l'arto in qualche modo. Mi domando se ciò avrà una qualche rilevanza. E infine abbiamo Mystery, lo Scooby di turno, un normale cane. Se, credici. Ad ogni modo, nel mentre che viaggiano, il loro furgone viene investito come da un'energia viola e ha un malfunzionamento davanti a un maniero. Il trio si ritrova quindi, con il furgone apparentemente in panne, a visitare tale casa che si direbbe infestata. In effetti sono accolti da un gruppo di fantasmi dall'aspetto assai simpatico, il cui nome ufficiale è Dead Beats, e in verità tutta l'abitazione sembra essere in qualche modo viva, per così dire. Mentre vagano, o meglio scappano per i corridoi, un gruppo di quadri fa precipitare i 3 in una botola. Nel corso della assai lunga caduta, il gruppo passa attraverso a degli specchi che riflette ognuno di loro. Quello che riflette Vivi la mostra come se al posto degli occhi avesse orbite vuote. Lo specchio che riflette Arthur lo fa invece vedere senza il braccio sinistro. Ricordiamo infatti che il suo braccio è meccanico. Quanto a Mystery, lo specchio che lo riflette si rompe. Fra i 3 questa è senza dubbio la reazione più curiosa. Per il momento non indaghiamo oltre, perché sarà molto più chiaro tra poco, ma in ogni caso è qui che si capisce davvero che c'è più nella storia di quello che sembra a prima vista. Proseguiamo quindi con la caduta, dopo la quale Arthur, cioè il clone di Shaggy di nuovo, si ritrova separato dagli altri. È ora in una grossa stanza misteriosa in cui troneggia un sarcofago che si apre presentando quello che molto probabilmente diventerà il personaggio preferito della maggior parte di chi guarderà la serie e che in ogni caso è la faccia principale di questo progetto. Si tratta di uno scheletro piuttosto imponente e ben vestito, sulla cui testa si forma ben presto una particolare pettinatura a pompadour che gli dona un aspetto piuttosto caratteristico. Il fantasma sembra avere una certa animosità nei confronti di Arthur, tant'è che la stessa canzone che suona in sottofondo lo puntualizza, perché vi ricordo si tratta di base di un video musicale. Infatti, quando il cantante dice "sei tu la persona che odio di più", il neoarrivato scheletro fantasma punta il dito con aria accusatoria verso Arthur, il quale reagisce con confusione e spavento, dando il via a una sequenza di inseguimento. Mentre fugge dal fantasma, Arthur rincontra Vivi e Mystery, i quali stanno facendo uno spuntino in pieno stile Scooby-Doo. Ne consegue che anche loro vengono coinvolti nella fuga, che si sviluppa in un'altra tipica sequenza scooby-dooiana, quella delle porte.
fino a che, davanti a uno specchio, la svolta. Mystery si ferma e parte un flashback, presumibilmente di solo poco tempo prima. Vediamo la nostra Mystery Schools che si sta imbarcando in una nuova avventura, ma invece che essere solo loro tre, c'è anche un quarto membro, questa volta una parodia di Fred. Il suo nome è Lewis e pare in rapporti piuttosto intimi con Vivi, cosa di cui Arthur sembra un po' scontento, anche se è ancora controverso se il motivo sia che prova qualcosa per uno dei due o perché semplicemente si sente un terzo incomodo. In ogni caso, il gruppo entra in una grotta a investigare. Mystery sembra sull'attenti fin dall'entrata, come se percepisse che c'è qualcosa che non va. Comunque si separano, anche questo in tipico stile Scooby-Doo, e Arthur e Lewis vanno insieme. Arrivano davanti a un baratro, sul cui fondo vi sono delle stalagmiti. In questa sequenza ci sono da notare alcune cose. Prima della separazione si vede un pipistrello appeso sul soffitto della grotta, il quale, quando apre gli occhi, essi emanano una luce verde. Teniamolo a mente per dopo. Passando al frame della scoperta delle stalagmiti, poi, nel basso dell'immagine è visibile niente meno che Vivi, la quale è arrivata lì dall'altra via che aveva imboccato. E qui accade l'irreparabile. Arthur viene posseduto da un'entità misteriosa, che forse prima si trovava nel pipistrello di cui abbiamo accennato, oppure che era rappresentata dalla nebbia che era attorno a lui nel frame precedente. Dopodiché, con sguardo cattivo, butta Lewis giù dal precipizio, di fatto uccidendolo. A questo punto abbiamo una carrellata delle reazioni dei personaggi all'evento. C'è Lewis, che oramai è chiaro essere il fantasma che sta inseguendo Arthur nel presente, divenuto quindi una sorta di Revenant, ossia un non morto rianimato con sete di vendetta. Poi c'è Vivi, che ricordiamo, era sempre sulla scena e ha dunque assistito alla morte di Lewis. La sua espressione è chiaramente scioccata e i suoi occhi vengono ricoperti da una sorta di energia fantasmatica, che, come capiremo meglio in seguito, simbolizza il fatto che abbia perso memoria dell'avvenimento. Qui si spiega perché allo specchio, in una delle scene precedenti, avesse le orbite vuote. Con ogni probabilità, questa sorta di amnesia selettiva è stata dovuta a un miscuglio di effettivo shock e cause paranormali, come sembrerà anche suggerirci una scena nel secondo episodio della serie. Tornando alle reazioni per la morte di Lewis, dopo Vivi abbiamo Arthur, sempre più posseduto. La sua metà sinistra ghigna malignamente, ma quella destra è invece sofferente, segno che in verità non avrebbe voluto compiere tale azione, per quanto probabilmente il suo astio silenzioso nei confronti di Lewis abbia facilitato la possessione da parte della misteriosa entità, la quale tra l'altro è misteriosa a tutti gli effetti, in quanto nemmeno la bio del personaggio rilasciata dall'autore fornisce la benché minima informazione su di essa. Infine c'è Mystery, il quale in questa sequenza molto veloce, che potrebbe sfuggire a una prima visione, si trasforma in un kitsune, ovvero sia uno spirito volpe a molte code del folklore giapponese. Avete presente Kurama di Naruto? Ecco. In questa forma, Mystery provvede a strappare il braccio sinistro di Arthur, per evitare che la possessione si espanda anche al resto del corpo. E qui scopriamo cosa c'era di tanto misterioso in Mystery da far rompere lo specchio nel mentre che ci passava davanti. Ad ogni modo, oramai abbiamo un quadro piuttosto chiaro di ciò che sta accadendo nel presente, meno ciò che riguarda Mystery e la possessione di Arthur. Lewis, tornato come fantasma, vuole vendicarsi di Arthur. Usciti dal flashback, prima che Lewis possa fare del male ad Arthur, viene interrotto dal fatto che Vivi si frapponga tra i due per proteggerlo. Lewis si blocca istantaneamente e il suo cuore, che apparentemente rappresenta il fulcro stesso della sua anima, Undertale style, fluttua avvicinandosi a ritmo di beat verso Vivi. Per un attimo lei sembra quasi sul punto di riconoscerlo, o comunque di comprendere che c'è qualcosa di familiare nel fantasma, ma prima che possa toccare il cuore viene portata via da Arthur, il quale è qui in buona fede, perché scopriremo più avanti, lui non ha idea del fatto che il fantasma che si ritrovano davanti sia in realtà Lewis. Ad ogni modo, la fuga del gruppo, e in particolare l'allontanamento di Vivi, provoca la caduta al suolo del cuore di Lewis, che si riempie di crepe. Distrutto dal dolore e furioso, il fantasma inizia a sprigionare fiamme per tutti i corridoi della magione. Arthur, Vivi e Mystery riescono però a fuggire in tempo, in tipico stile film americano, e mettono in moto il furgone, fuggendo. Lewis li guarda rattristato mentre si allontanano, e, prendendo in mano il suo cuore, lo apre, facendoci scoprire che si trattava in verità di un ciondolo.
Al suo interno vi è una foto rappresentante lui e Vivi, oramai chiaramente una coppia di fidanzati. Mentre torniamo su Lewis, lo vediamo di nuovo con il suo aspetto umano, seppur a livello solo illusorio, a versare una singola lacrima di tristezza per ciò che ha perso. Dopodiché svanisce. Nell'ultima scena si vede il furgone che continua la sua fuga, mentre alle sue spalle la magione scompare, facendo capire che la sua esistenza era unicamente dovuta ai poteri di fantasma di Lewis. E qui si conclude il primo video della serie di Mystery Schools, un viaggio epico, fatto di buona musica e una storia estremamente intrigante, di cui abbiamo appena grattato la superficie. Questo primo episodio ha una forma molto più compatta di quella che avranno i successivi, in quanto, pur con tutte le cose lasciate in sospeso, non era stato inizialmente pensato per avere seguiti. E a dire la verità, in effetti, funziona anche come corto a sé stante, con tutte le speculazioni che si possono fare sul suo contenuto. Ma francamente sono molto più contento del fatto che abbia avuto il successo che ha avuto, così che abbiano deciso di renderlo una vera e propria storia di più ampio respiro. Direi quindi che con le spiegazioni relative al primo video, Ghost, abbiamo finito qui. Vi ringrazio per avermi seguito e vi aspetto tutti con la lore del secondo video di Mystery Schools Animated, ossia Freaking Out! Non mancate di iscrivervi e di seguirmi sugli altri miei canali social, oltre che eventualmente di supportarmi. Ci si vede!